Ciao a tutti! Benvenuti a Daily Italian Talk, il posto migliore per praticare il tuo italiano. Ciao, siamo Emma e Jack. È un piacere essere qui con voi oggi. Esatto! Se sei nuovo, per favore iscriviti al canale e metti un mi piace al video. Ci aiuti tantissimo. Oggi parliamo di un argomento divertente e molto utile, i passatempi e gli hobby. Talking about hobbies. Parleremo di cosa ci piace fare nel tempo libero. Pronti? Iniziamo. Emma, come stai oggi? Oggi sto benissimo, Jack. È una bella giornata di sole. E tu come stai? Io sto molto bene, grazie. Questo weekend è stato proprio rilassante. Ah, sì? Cosa hai fatto di bello? Sono andato a fare una lunga passeggiata nel parco. Il tempo era perfetto. Che bello! Anche a me piace tanto camminare. Ma dimmi, Jack, cosa hai mangiato di buono? Sempre pensi al cibo. Ho mangiato una pizza sabato sera, era deliziosa. Perfetto! La pizza è sempre una buona idea. Ok, ora parliamo di hobby. Allora, Jack, parliamo di hobby. Qual è la tua attività preferita nel tempo libero? Il mio hobby numero uno è cucinare. Soprattutto i piatti italiani, ovviamente. Che bello! E com'è nata questa passione per la cucina? Beh, tutto è iniziato con mio nonno. Lui era un ottimo cuoco e mi insegnava le ricette quando ero bambino. Che bel ricordo! Quindi hai dei dolci ricordi di famiglia legati alla cucina? Esattamente. Anche oggi, quando cucino, a volte penso a mio nonno. E tu? Hai un hobby preferito? Io adoro leggere. I libri sono i miei migliori amici. Mi accompagnano sempre. Che tipo di libri preferisci? Romanzi? Gialli? Fantasy? Principalmente romanzi contemporanei e qualche classico. Ma ultimamente sto leggendo anche libri in italiano per migliorare la lingua. Ma che idea fantastica! Anche io dovrei farlo. È un modo divertente per imparare nuovi vocaboli. Tornando a te, quando cucini, preferisci piatti tradizionali o ricette innovative? Mi piace sperimentare, ma spesso torno alle ricette classiche della nonna. La carbonara, per esempio, è perfetta così com'è. La carbonara è divina. Qual è il piatto che ti riesce meglio? Direi gli spaghetti aglio, olio e peperoncino. Sono semplici ma deliziosi. E tu invece dove preferisci leggere? Sul mio divano, con una coperta morbida e una lampada calda. È il mio angolo comfort. Capisco perfettamente. L'atmosfera è importante. Quanto tempo dedichi alla lettura ogni giorno? Di solito circa un'ora alla sera, prima di dormire. Mi aiuta a rilassare la mente. E tu? Quanto spesso cucini? Quasi ogni giorno. Cucinare per me è come una meditazione, anche se a volte faccio disastri in cucina. Raccontami uno di questi disastri. Una volta ho provato a fare il risotto allo zafferano, ma ho messo troppo sale, era immangiabile. Ho dovuto buttare tutto via. Succede a tutti. L'importante è provare. A me invece capita di iniziare troppi libri insieme e poi confondere le storie. Anche questo è divertente. Immagino storie completamente nuove. Esattamente. Parliamo di altri hobby. A parte cucinare, cosa ti piace fare? Mi piace molto guardare film, soprattutto le commedie romantiche italiane. Davvero? Anche a me. Qual è la tua commedia romantica italiana preferita? Pane e tulipani è bellissimo. E tu? Io adoro Nuovo Cinema Paradiso. È commovente e divertente allo stesso tempo. Ottima scelta, un vero capolavoro. Preferisci guardare i film a casa o al cinema? Dipende. Al cinema c'è un'atmosfera speciale, ma a casa è più comodo e posso mettere in pausa. Vero, a casa puoi anche preparare dei popcorn come vuoi tu. Io li faccio sempre dolci. Popcorn dolci? Interessante. Io li preferisco salati. Vedi, siamo già diversi. Hai mai pensato di unire i tuoi due hobby? Cucinare e guardare film. Certo, a volte organizzo delle serate a tema.
Per esempio, guardo un film italiano e cucino un piatto tipico della regione del film. Che idea geniale! Dovremmo farlo insieme una volta. Sarebbe fantastico. Potremmo guardare La vita è bella e cucinare, non so, qualcosa della Toscana. Perfetto. Io porto il dessert. A proposito di dessert, ti piace cucinare dolci? Sì, ma non sono bravo come con i piatti principali. I dolci richiedono molta precisione e io sono un po' creativo. Capito. Io invece adoro fare i dolci. I biscotti sono la mia specialità. Biscotti? Quale tipo? Biscotti al cioccolato, semplici ma buoni. Mia nonna mi ha insegnato la ricetta. Anche tu hai imparato dalla nonna. Che coincidenza. Sì, le nonne sono le migliori insegnanti. Tornando ai tuoi hobby, pratichi qualche sport? Sì, vado in palestra 2 volte a settimana. Mi piace sollevare pesi e fare un po' di cardio. Bravo. Io invece preferisco attività più tranquille, come lo yoga. Lo yoga è fantastico per la flessibilità e la mente. Dove lo pratichi? A casa, seguendo dei video su YouTube. È comodo e non costa nulla. Dovresti insegnarmi qualche posizione semplice un giorno. Volentieri, possiamo farlo insieme. È più divertente in due. Oltre a leggere e fare yoga, hai altri hobby? Mi piace molto la fotografia. Amo fotografare la natura e i piccoli dettagli. Che bello! Usi una macchina fotografica professionale? No, uso il telefono. La fotocamera è ottima e posso fare foto sempre. È vero, la tecnologia oggi è incredibile. Qual è il tuo soggetto preferito da fotografare? I fiori, soprattutto in primavera. E le nuvole. Il cielo cambia sempre. Interessante. Io invece fotografo soprattutto il cibo che cucino. È un po' il mio diario culinario. Bella idea. Così ricordi tutte le tue creazioni, anche quelle con troppo sale. Esatto. Anche gli errori fanno parte del percorso. A proposito, hai mai pensato di scrivere un blog di ricette? Io no, ma tu sì. Potresti condividere le tue avventure in cucina. Forse un giorno. Per ora mi limito a Instagram. E tu invece? Scrivi, oltre a leggere? A volte scrivo un piccolo diario, ma non lo faccio spesso. Preferisco leggere le storie degli altri. Capisco. Ma è già tanto trovare il tempo per tutto. Vero, la gestione del tempo è importante. Come fai a conciliare lavoro, palestra e cucina? Organizzo la settimana. Per esempio, la domenica preparo alcuni ingredienti per la settimana. E tu? Io leggo principalmente la sera e nel weekend dedico più tempo alla fotografia e allo yoga. Sei molto organizzata. Io a volte sono più spontaneo. E va bene così. Gli hobby dovrebbero essere gioia, non un altro obbligo. Giustissimo. Quando un hobby diventa stressante, perde il suo scopo. Parliamo di un hobby che forse non abbiamo menzionato. Viaggiare. Oh, viaggiare. Il mio sogno nel cassetto. Purtroppo non posso farlo spesso, ma adoro pianificare i viaggi. Anche io. A volte guardo video di viaggi su YouTube e mi sembra di essere lì. Esatto. È un viaggio virtuale. Qual è la meta dei tuoi sogni? Venezia! Sembra una città uscita da una fiaba. E tu? Io vorrei visitare tutta la Sicilia. Il cibo, il mare, la storia. Deve essere magnifica. Assolutamente sì. E un hobby che vorresti iniziare in futuro? Mi piacerebbe imparare a suonare la chitarra. E tu? Io vorrei imparare a dipingere con gli acquerelli. Sembra così rilassante. Bellissimo! Forse un giorno potremmo avere una lezione di pittura insieme. Sarebbe divertente. Potresti dipingere un piatto di pasta. Ride. Perfetto. E tu potresti leggere un libro sull'arte mentre dipingi. Esatto. Combinare i nostri hobby sarebbe fantastico. A proposito, pensi che gli hobby possano cambiare una persona? Certo. Per esempio, leggere mi ha aperto la mente e cucinare ti ha reso più paziente, no? Vero! La cucina insegna la pazienza e la creatività. E lo yoga mi ha insegnato a respirare e a gestire lo stress. Gli hobby sono piccole lezioni di vita, allora. Proprio così. Sono regali che facciamo a noi stessi.
Bella frase! La scrivo nel mio diario delle ricette. Vedi, anche scrivere può essere un hobby. È vero, forse inizierò a scrivere di più. Grazie per l'idea. Di niente. È bello condividere le proprie passioni. Assolutamente sì. E ora ho voglia di cucinare qualcosa di speciale. E io di leggere un buon libro. Ma prima finiamo questa chiacchierata. Giusto. Abbiamo parlato di così tanti hobby: cucinare, leggere, film, fotografia, yoga, palestra, viaggiare. E abbiamo anche scoperto nuovi hobby che vorremmo provare. Esatto. La vita è piena di possibilità. Basta trovare ciò che ci rende felici. Non potrei essere più d'accordo. Gli hobby rendono la vita più colorata. Come i fiori che fotografi tu. Esattamente, come i piatti che cucini tu. Sai, Jack, mentre parlavamo mi è venuta un'idea. Abbiamo usato tante parole utili sui hobby. Forse possiamo fare una piccola pausa e ripeterne alcune per i nostri amici che stanno imparando? Ottima idea, Em. È sempre utile focalizzarsi su alcune parole chiave. Iniziamo? Certo. La prima parola che sentiamo sempre in questo contesto è hobby. Jack, come la spiegheresti? Allora, hobby è una parola che usiamo così com'è, proprio come in inglese. Indica un'attività che fai per piacere nel tuo tempo libero. Per esempio, il mio hobby è cucinare. Oppure, i miei hobby sono la lettura e la fotografia. Perfetto. E al plurale come si dice? Il plurale è hobby. Sì, è invariabile. Si dice i miei hobby, non hobbies. È una di quelle parole italiane che restano uguali. Esattamente. Molto bene. Un'altra parola fondamentale che usiamo sempre è piacere. È un verbo speciale, vero? Ah, piacere. Questo verbo confonde sempre all'inizio. Non funziona come like in inglese. In italiano, la cosa che piace è il soggetto. Quindi si dice mi piace cucinare, dove cucinare è il soggetto. Giusto. E se il soggetto è plurale? Per esempio, non I like books, ma Ma mi piacciono i libri, perché libri è plurale. Quindi mi piace più una cosa singolare. Mi piacciono più cose. facciamo un altro esempio insieme? Volentieri. Io dico mi piace la pasta. Tu? Mi piacciono gli sport. Vedi? Soggetto singolare, la pasta. Allora, Jack, il tempo è volato. È quasi arrivato il momento di salutarci. Vero, il tempo passa in fretta quando ci si diverte. Ma prima di finire, facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto oggi insieme. Ottima idea. Allora, oggi abbiamo parlato a lungo di hobby e passatempi. Abbiamo usato tante parole nuove e utili. Esatto, abbiamo parlato di hobby come cucinare, leggere, guardare film, fare fotografia, suonare la chitarra, fare yoga e andare in palestra. E non dimentichiamo il verbo più importante, piacere. Abbiamo fatto molta pratica con mi piace e mi piacciono. Per esempio, mi piace cucinare, mi piacciono i libri. Proprio così. E abbiamo anche spiegato parole come passatempo e tempo libero. Sono molto utili per descrivere cosa amiamo fare quando non lavoriamo o non studiamo. E abbiamo scoperto che a volte non siamo bravi in un hobby, ma l'importante è provare e divertirsi, come quando tu bruci l'aglio, Jack. Sì, gli errori fanno parte del gioco. L'importante è non arrendersi e continuare a provare cose nuove. Spero che tutti voi abbiate imparato qualcosa di nuovo oggi. Sì, e speriamo che ora vi sentiate più sicuri a parlare dei vostri hobby in italiano. Anche se fate piccoli errori, non è un problema. Noi italiani siamo felici quando qualcuno prova a parlare la nostra lingua. Assolutamente d'accordo. Ora, come ogni volta, abbiamo una domanda del giorno per voi. È il momento di mettere in pratica quello che avete imparato. La domanda del giorno di oggi è: cosa ami fare nel tuo tempo libero? Sì, cosa ami fare nel tuo tempo libero?
Raccontaci il tuo hobby preferito, il tuo passatempo. Cosa ti piace fare per divertirti? Scrivete la vostra risposta nei commenti qui sotto. Potete scrivere qualcosa di semplice come mi piace guardare film, oppure mi piace ascoltare musica, o anche qualcosa di più lungo se vi sentite coraggiosi. Noi leggiamo sempre tutti i commenti con grande piacere. È bellissimo vedere da dove venite e cosa vi piace fare. A volte rispondiamo anche ai vostri commenti. Esatto, quindi per favore, scrivete anche solo una parola o due. Ogni piccolo passo è importante per imparare. E se vi è piaciuto questo video e volete praticare ancora, per favore iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Sì, il vostro supporto ci aiuta a creare nuovi contenuti per voi. Condividete questo video anche con i vostri amici che stanno studiando italiano. Nel prossimo video parleremo di un altro argomento utile per la vita quotidiana, ma non vi sveliamo niente ancora. Dovete tornare la prossima volta per scoprirlo. Sorpresa! Vi possiamo solo dire che sarà un argomento molto gustoso. Ottimo indizio. Va bene, Emma. Non rimane che salutarli. È vero! Ragazzi, è stato un piacere immenso parlare con voi oggi. Siete fantastici. Continuate a studiare, continuate a praticare e ricordate, l'italiano è bello. E soprattutto divertitevi mentre imparate. A presto! Ciao a tutti, alla prossima!